Buongiorno, oggi proverò a riparare il mio navigatore della bici Garmin 500. Cosa è successo? Si sono rotte le alette e sono rimaste incastrate nel supporto della bicicletta. Eccola là. Ho trovato su Thingiverse questo supporto da stampare con la stampante 3D. Adesso io però lo modifico perché voglio fare che si infili sul supporto a coprire questa base. Ho importato il modello su FickerCAD, ho modificato il disegno che era disponibile online, ho inserito un foro al centro per il microfono, mi pare che ci sia dietro, e questi due fori poi voglio metterci dentro due grani in modo da non incollarlo, e qua gli ho fatto questa cavità in modo che si possa inserire nel pezzo che c'è già sul Garmin senza doverlo tagliare. Adesso provo a stamparlo. Questa è la simulazione della stampa. Ho spostato questi fori perché su questo punto qua c'è più materiale sul Garmin, quindi però altrimenti venivano qua dove c'è il foro. Preparo la stampa. Un po' di lacca Splendor, pronti partenza, via. Stampa conclusa, andiamo a vedere se ho fatto un bel lavoro. Ha messo circa un'ora, adesso rimuovo i supporti. Eccolo là, l'incastro funziona. Qua si incastra bene, va incastro a pressione. Sulla bicicletta si incastra bene. Adesso io avevo fatto questi due fori, qua e qua sul disegno, per andare a mettere due grani M2 in modo che così non serviva a incollarlo, perché non volevo incollarlo, perché altrimenti basterebbe incollarlo qua e è a posto. Ma siccome non voglio incollarlo, preferisco mettergli due grani che se per caso si rompe il supportino posso cambiarlo facilmente. Qua è rimasto un po' di vuoto tra il Garmin e il supporto che ho stampato. Non so se è perché avevo regolato il piano di stampa magari troppo vicino all'ugello o se posso dargli ancora qualche decimo in modo tale che vada a appoggiare, così ho anche un po' più di spessore dove c'è il foro, mi tiene un po' di più. Adesso magari vado a modificare il disegno e gli do sti 2 decimi e poi vedo. Intanto non ho un maschio M2, quindi devo recuperare due grani o due viti. Ho trovato due vitine autoforanti, autofilettanti. Proviamo con queste. Beh, direi che di là non si muove. Adesso lo provo sul supporto quello stampato in 3D, che è più duro. Vediamo se mi resta tutto in mano. Qua devo provare con due mani. Ok, ci siamo. Con due mani riesco a farlo andare bene anche su quello in 3D, su quello stampato in 3D. Ottimo, direi che la riparazione è riuscita. Con questo sistema riesco anche eventualmente, se si rompe, a sostituirlo, visto che non è incollato. Resistente è resistente, e adesso non resta che pedalare. Spero il video vi sia piaciuto, vi lascerò nella descrizione del video il link se volete scaricare il file per stampare il ricambio. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, condividete, iscrivetevi al canale e ciao al prossimo video.